Dov'è la batteria ad alta tensione? Okay? E dove è collocata? Ho un dispositivo di sicurezza in cui scollegarlo. La batteria ad alta tensione è posizionata sotto al sedile, quindi sotto alla poltrona posteriore, è fissata ed è protetta tramite una specie di roll bar, chiamiamo così, una protezione in telaio. La batteria è raffreddata tramite una ventola ad aria, quindi ad aria forzata, non ha liquidi questo tipo di batteria, ha un filtro dell'aria all'ingresso in cui l'aria viene prima purificata e poi forzatamente viene, diciamo così, raffreddata, e da lì l'aria in eccesso esce fuori tramite dei canali messi a disposizione sulla batteria stessa, sulla cover. La batteria viene smontata dalla vettura, posizionata su un piano e da lì viene analizzata. Tutti i controlli per i singoli moduli o eventuali riparazioni devono essere sempre e comunque fatti a banco. Per togliere il cover della batteria bisogna togliere la paratina in plastica coperta con questi tappi 1, 2, 3 e i bulloni di fissaggio che sono 1, 2 e gli altri 4 sotto la paratina stessa. Per operare sulla batteria ad alta tensione occorrono i relativi DP, i guanti dielettrici, quindi di categoria 0 o 00 se lavoreremo fino a tensione a 500 volt, la visiera e uno strumento di categoria 3 o 4. Quindi per quanto riguarda l'operazione sulla batteria ad alta tensione richiedono questi tipi di strumenti e questi DP. L'utilizzo di DP, guanti dielettrici, quindi il controllo del guanto dielettrico va sempre effettuato senza soffiare all'interno, quindi si apre, lo rotoliamo, facciamo entrare dell'aria e non fuoriesce dell'aria, quindi siamo sicuri che sui punti di contatto non ci siano dei fori. L'operazione va ripetuta con tutti e due i dispositivi, quindi a questo punto siamo sicuri che i guanti dielettrici non sono forati. Per quanto riguarda l'utilizzo dello strumento su una batteria ad alto voltaggio deve essere prima testato. Uno strumento, anche se è di categoria 3, non vado a collegarlo direttamente su una batteria ad alta tensione. Questo cosa comporta? Ad avere una lettura forse non reale. Quindi per essere sicuro che la misura che andrò a rilevare è corretta, parto da dove? Da una batteria a basso voltaggio. Quindi mi collego ad una batteria a basso voltaggio, leggo una misura iniziale, quindi anche in questo caso la batteria è scarica, leggo una tensione di 9,30 volt, poi andrò a misurarla sulla batteria ad alta tensione, rilevo una misura e torno un'altra volta sulla batteria a bassa tensione per far sì che il controllo che ho effettuato sia corretto. Perché si fa questa operazione? Per verificare se lo strumento utilizzato legge dei valori corretti o sbagliati. Molto probabilmente se utilizzo uno strumento di categoria inferiore avrò dei risultati sbagliati. Per questo motivo bisogna utilizzare categoria 3 o 4. Nel settore automotive è obbligatorio utilizzare almeno una categoria 3. Per quale motivo? Abbiamo dei motori elettrici trifase anche sulle vetture non ibride, ad esempio l'alternatore. L'alternatore è una macchina trifase e di conseguenza non possiamo utilizzare uno strumento con categoria inferiore. Questo compromette la nostra sicurezza. Come andiamo a controllare questa tensione ad alta tensione? Una volta quindi che i guanti dielettrici risultano integri, li indossiamo e andiamo a fare una misura sulla batteria ad alta tensione, misurando che cosa? L'uscita della batteria, ok? Quindi il totale della batteria. Quando si lavora su una batteria ad alta tensione, soltanto i DPI, come i guanti dielettrici, non bastano. Per evitare che l'operatore può farsi del male oppure causare degli archi elettrici, dobbiamo utilizzare una visiera, ok? Una visiera, quindi a questo punto gli occhiali non bastano, un'arca elettrica può arrivarti verso il naso o la bocca, ok? Quindi questa è una cosa molto importante da sapere. La verifica quindi come va fatta? Utilizziamo uno strumento di categoria 3,
Poiché abbiamo dell'alta tensione su questa batteria, andiamo a far sì che la misura corretta sia in questo modo. Ci collegheremo su una parte, quindi all'uscita della batteria, e andremo a leggere un valore. In questo caso il valore è 0, ok? La batteria è scollegata dal service plug. Quindi il service plug non è altro che un componente meccanico, che è estraibile, che va a collegare i pacchi batterie in serie. Ok? La batteria qui presente è 20 moduli, una vettura Toyota, 20 moduli in cui 9 sono collegati, 9 fanno parte di un gruppo di moduli e altri 11 in un altro modulo, quindi sono 11 più 9. Nel momento in cui vado a collegare il service plug, un'operazione da fare questa sempre con i guanti dielettrici, la misura è 146 volt,5, quindi per verificare questo valore è corretto o meno, torno dal punto di partenza. Quindi vado a verificare se la tensione di partenza è 9,30 volt sulla bassa tensione. Ci siamo collegati sul punto di partenza e abbiamo 9,30 volt, quindi la misura 146,5 volt che abbiamo letto sul pacco batteria è corretta. Ok? A questo punto possiamo andare avanti perché lo strumento che abbiamo appena utilizzato è uno strumento che ci dice che il valore è corretto.